Alessandro Gabrielloni per me è un genio. Per me Gabri è un competitore nato. Il compagno di squadra che tutti vorrebbero avere. Non potevamo giocare senza Gabrielloni. È un giocatore intelligente che fa tutta la differenza del mondo. Lui è la storia del Como. Cutrone sfonda sulla sinistra, Gabrielloni! Alessandro Gabrielloni sotto la sua curva, insieme alla sua gente, scrive la storia! Non ricordo quello che è successo dopo il gol, cioè sai proprio quando non capisci più niente, è stato così. Sono orgoglioso di aver segnato tutte le categorie con il Como, di averlo fatto sotto la curva, di aver anche esultato così. La vicinanza con il pubblico, questo un po' amore reciproco è stato il motore che mi ha spinto sempre a migliorare in questi anni e che mi ha spinto sempre a rimanere, a scegliere sempre Como come la mia squadra, dove volevo emergere, e così è stato negli anni. Il gol di Gabrielloni! Alessandro Gabrielloni! Ancora lui! E doppia cifra! Ancora Gabrielloni! Ancora mi ricordo il ritorno in Serie C con il Como. Non volevo fallire. Sarebbe stata la mia terza esperienza in Serie C. L'ho vissuta nel corso degli anni in maniera diversa. Non potevo sbagliare. Ripensare a quella partita ancora mi vengono i brividi, no? È stato il culmine di una stagione, anche quella tra alti e bassi. È stato un anno particolare per tutti, è stato l'anno del Covid. Per noi in particolare abbiamo avuto un sacco di defezioni, problemi. Sono state le 2 ore più difficili della mia vita, una sofferenza disumana. Benvenuti allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, Angelo Taglieri pronto a raccontarvi le emozioni di Como Alessandria. In quel Como c'erano giocatori forti, però sulla carta inizio anno magari l'Alessandria ci era superiore. Terrani va dentro l'area, Gabrielloni di testa! Alessandro Gabrielloni segna ancora una volta di testa! Nelle partite importanti, quando la tensione cresce, lui riesce sempre a essere protagonista. Terrani scarica per Gabrielloni che cicca il pallone, ancora Gabrielloni! Fa 2-0, Alessandro Gabrielloni, Como avanti! Forse lì veramente è aumentato l'amore reciproco, no? tra me e i tifosi comaschi. E finisce qui, il Como torna in Serie B vincendo 2-1 contro l'Alessandria. È arrivato con una motivazione, con uno stato mentale troppo perfetto perché non potesse decidere la partita come poi in effetti è stato. Noi paradossalmente, nonostante lo stadio vuoto, abbiamo sentito la vicinanza della gente. Per come è stata la stagione forse è stato bello così. Sapevamo di essere competitivi, speravamo di vincere, avercela fatta è uno dei motivi di grandissimo orgoglio di questi 6 anni. È stato un po' la fine di un percorso, anche se poi diciamo che questo percorso ha trovato ancora delle stradine, però è stato bello, dai, bello. I primi mesi di Serie B sono stati duri perché pensavo, dopo la stagione precedente, di iniziare comunque non magari come l'attaccante titolare, ma neanche come la quarta scelta. Quindi è stato veramente difficile per me capire questa cosa. È stato un momento importante per me, perché ho capito che il fatto di appartenere a una squadra. Io semplicemente ho detto dategli un po' di tempo, perché i geni hanno bisogno di studiare, no? Per apprendere. Piano piano ho trovato sempre più spazio e ho trovato dei gol importanti. Sono orgoglioso e sono fiero di essere maturato, no? Con l'anno secondo me è stato fondamentale per la mia crescita. Ogni
volte gli si alza il livello a Gabri, lui riesce ad adattarsi poi a quel livello, perché possiamo prendere un giocatore forte, è un giocatore intelligente che fa tutta la differenza del mondo. L'anno scorso a un certo punto non potevamo giocare senza Gabrielloni, o dall'inizio partita in corso, ma ha una capacità di creare energia intorno a sé e sugli spalti, ma non solo, nei suoi compagni, diversa da tutti gli altri. La prima impressione di Cesc è stata oddio, che sta succedendo? Un po' non ci credo, c'era quasi imbarazzo, no? Soprattutto magari la prima settimana, cioè comunque lo prendevi alla PlayStation, lo vedevi un po' come una divinità, quindi e gioca con me. Mi sembrava stranissimo. Invece adesso con il senno di poi, dopo solamente 2 anni, è la normalità. Il Cesc Fabregas giocatore è stato l'inizio di un qualcosa di grande qua a Como, no? Il fatto che, ok, fino adesso abbiamo investito, però da adesso cambia. Cioè l'evoluzione che pensavamo per questo club ha un'impennata, cioè noi vogliamo arrivare in alto. Il mister, ora chiamo mister, prima chiamavo Cesc, ora chiamo mister, mi ha dato subito fiducia, ho sentito subito questa fiducia da parte sua, avendolo avuto come compagno di squadra, sa cosa posso dare. Ciao. È un grandissimo giocatore del quale ti può fidare su tutto. E lui però soprattutto questo, la mentalità e la voglia sempre di capire le cose, di imparare, di analizzare. Quando è in panchina lui già ha capito quando entra in campo a chi deve disturbare, a chi deve alzare il livello della nostra squadra, a chi deve attaccare dell'altra squadra. Lui ci ha dato tanto come allenatore, una mentalità vincente che secondo me si è visto nel corso dell'anno e ci ha permesso di salire di categoria. È finita! Dopo 21 anni il Como torna in Serie A! Sono felice perché soprattutto di averla condivisa con persone a cui voglio un bene nell'anima, con cui abbiamo condiviso tanto e non so in quanti credevano veramente in quel gruppo. Cioè, come per dire, ok, sì, magari la C la vincete, ma in Serie B la forza è stato il gruppo. I primi passi allo Juventus Stadium sono stati emozionanti, però giocare in uno stadio del genere ti fa sentire giocatore. Dici ok, non voglio più tornare indietro. Questo era il mio obiettivo, ma adesso deve essere il mio standard, cioè io voglio rimanere, farò di tutto per rimanerci. Non so perché ho aspettato qualche mese per fare il primo gol, perché dovevo aspettare il momento in cui eravamo più in crisi della stagione per segnare. No. Van der Bremt alza lo sguardo, Cutrone di testa, a un passo dall'1-0, il Como sospira, Nico Pass conta i passi, va Nico Pass, Spilar dice no. Cutrone sfonda sulla sinistra, Gabrielloni! Alessandro Gabrielloni sotto la sua curva, insieme alla sua gente, scrive la storia! Il suo primo gol in Serie A, dopo che ha fatto tutta quella strada, 6 anni dalla Serie D, quando non c'era niente qua, una soddisfazione a livello personale, umano, incredibile, incredibile. È stato come segnare, come se avessi segnato io, come se avessi segnato probabilmente Iovine, e sono sicuro come se avessero segnato i Bellemo, i Solini, quelli che hanno percorso tutta la strada insieme. Sono 3 contro 0, Gabrielloni da solo contro Spilar, Gabrielloni, Nico Pass! Se lo meritava, e quando ti meriti una cosa, la cosa arriva al 100%, quindi ho avuto una grande emozione, però era qualcosa che attendevo, con impazienza, quasi con impazienza, per vedere la gioia non sua, la gioia sua è relativa, ma la gioia delle persone che gli vogliono bene. Ero il simbolo di quel gruppo e quindi io sono orgoglioso veramente di esserlo.
perché io mi sento loro, cioè chiunque è stato qui in questi anni, e credimi sono veramente tante persone, mi ha lasciato qualcosa. La sensazione, il gruppo, l'anima che si è creata negli anni e che continuo, e io sono una testimonianza e continuo a portare avanti. Per me adesso come allenatore è una gioia di averlo dentro del gruppo, perché l'aspettativa mia come allenatore era che avere un giocatore così può fare sempre tutto molto più semplice per chi viene da fuori, per far capire chi è, che è Como. Ormai ci sono tanti stranieri, però chiunque arriva qua si ambienta subito in quel gruppo, quindi vuol dire che c'è qualcosa nello spogliatoio di sano e di importante, se no non sarebbe così. Però lui è andato oltre le aspettative, no? Non è stato sicuramente una stagione facile per lui, perché non ha giocato tantissimo, ha avuto anche alcun infortunio, però lui è sempre stato là per aiutarmi a me personalmente e aiutare sempre la squadra, e quando ho dovuto entrare in campo ha fatto sempre la differenza come sempre fa lui. Lui può essere un esempio? No, lui deve essere un esempio. Io sempre lo metto come esempio su tutti qua, con i ragazzi, quando devo fare alguna chiacchierata con i bambini del Como, e se alcune volte ho detto qualcosa, si devono guardare in Gabrieloni. Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Poi sono orgoglioso di essere accostato a nomi importanti. Sono orgoglioso quando mi dicono, quando il mister a fine partita dice dovete fare una statua a Gabrieloni. Sono orgoglioso quando Mirwan mi fa un mega murales nella stanza qua sotto allo stadio, gigante. Sono orgoglioso quando i tifosi mi scrivono, mi chiamano, vogliono la mia maglia, mi urlano, mi fanno una standing ovation quando entro al campo, anche se è un minuto di partita. Sono orgoglioso di aver lasciato qualcosa. Non so cosa rappresento, so che rappresento.